Ciao amici! Oggi ho un video davvero spaventoso e affascinante per voi. Prima di iniziare, ricordatevi di cliccare sul pulsante iscriviti e attivare la campanella delle notifiche, così non perderete nessuno dei miei incredibili contenuti. In questo video, esploreremo insieme i 5 posti più infestati del mondo. Allora, siete pronti ad entrare nell'oscuro mondo del paranormale? Mettetevi comodi, spegnete le luci e iniziamo questo terrificante viaggio attraverso i luoghi più infestati del pianeta. Il castello di Dragsholm, situato a Orve, in Danimarca, risale al XII secolo ed è uno dei castelli più antichi e meglio conservati del paese. Nel corso dei secoli ha avuto numerosi scopi, tra cui una residenza reale, una prigione e, attualmente, un hotel di lusso e ristorante stellato Michelin. Le presunte attività paranormali nel castello di Dragsholm sono state oggetto di numerose indagini e racconti. I due fantasmi più famosi che si ritiene infestino il castello sono The White Lady e The Earl of Bothwell. The White Lady è lo spirito di una giovane donna di nome Celestine, figlia di un nobile proprietario del castello. Si innamorò di un operaio del castello, ma la loro relazione fu scoperta dal padre di Celestine, che, furioso per la relazione con un uomo di rango inferiore, decise di murare viva la figlia in una delle mura del castello. Si dice che il suo fantasma, vestito di bianco, si aggiri per i corridoi e le stanze del castello, piangendo per la sua tragica fine. Durante alcuni lavori di ristrutturazione nel castello, sono state ritrovate delle ossa umane all'interno di una parete, rafforzando la leggenda della White Lady. The Earl of Bothwell, noto anche come James Hepburn, fu il terzo marito di Maria Stuarda, regina di Scozia. Dopo essere stato accusato di aver partecipato alla cospirazione per l'assassinio del secondo marito di Maria, Lord Darnley, l'Earl of Bothwell fu catturato e imprigionato nel castello di Dragsholm dal 1573 fino alla sua morte nel 1578. Si dice che il suo spirito infesti ancora il castello, in particolare la torre dove fu tenuto prigioniero. Visitatori e personale del castello hanno riferito di aver sentito passi pesanti e rumori di catene nelle vicinanze della torre, attribuiti allo spirito dell'Earl of Bothwell. Oltre a questi due fantasmi famosi, il castello di Dragsholm è noto anche per altre presenze spettrali e fenomeni inspiegabili, come rumori di passi e voci nei corridoi e nelle stanze. Gli ospiti e il personale del castello hanno condiviso numerose esperienze di avvistamenti di fantasmi e sensazioni di presenze invisibili. La casa Waley si trova nel quartiere storico di Old Town, a San Diego, California. Fu costruita nel 1857 da Thomas Whaley, un uomo d'affari di successo, e la sua famiglia. La casa è stata utilizzata per vari scopi nel corso degli anni, tra cui residenza, negozio, scuola e teatro. Oggi, la casa Waley è un museo storico ed è stata inserita nel Registro Nazionale dei Luoghi Storici degli Stati Uniti nel 1970. La casa Waley è famosa per le presunte attività paranormali che si verificano all'interno e intorno alla proprietà. Si dice che gli spiriti dei membri della famiglia Waley, tra cui Thomas Whaley, sua moglie Anna e alcuni dei loro figli, infestino la casa. Visitatori e personale del museo hanno riferito di aver avuto esperienze insolite, come apparizioni spettrali, rumori inspiegabili e oggetti che si spostano da soli. Uno dei fantasmi più famosi associati alla casa Waley è Yankee Jim Robinson. James Yankee Jim Robinson era un criminale che fu condannato a morte per furto con scasso nel 1852. Fu impiccato su un'impalcatura costruita sulla proprietà che in seguito sarebbe diventata il luogo in cui fu eretta la casa Waley. Si dice che lo spirito di Yankee Jim infesti ancora la casa e che sia responsabile di numerosi fenomeni paranormali, tra cui passi pesanti, porte che si aprono e chiudono da sole e sensazioni di presenze invisibili. Alcuni investigatori paranormali ritengono che la casa Waley sia uno dei luoghi più infestati degli Stati Uniti e che sia abitata da numerose entità oltre agli spiriti della famiglia Waley e Yankee Jim. Nel corso degli anni sono state condotte numerose indagini paranormali nella casa, alcune delle quali hanno prodotto prove fotografiche, audio e video che sembrano sostenere le affermazioni di attività inspiegabili. Sebbene non tutti credano alle storie di fantasmi e attività paranormali associate alla casa Waley, le leggende e le esperienze di visitatori e personale continuano a suscitare interesse e curiosità, attirando migliaia di visitatori ogni anno.
Myrtle's Plantation è una storica piantagione situata a St. Francisville, in Louisiana, negli Stati Uniti. Originariamente costruita nel 1796 da David Bradford, la piantagione è oggi un bed and breakfast e una famosa attrazione turistica grazie alle numerose storie di presunte apparizioni e avvenimenti paranormali che circolano intorno alla proprietà. Si stima che almeno 12 fantasmi risiedano nella Myrtle's Plantation, e tra questi, il più famoso è probabilmente Chloe. Secondo la leggenda, Chloe era una schiava che lavorava nella piantagione e aveva una relazione con il padrone, Judge Clark Woodruff. Quando Chloe fu sorpresa ad ascoltare una conversazione privata, Woodruff le tagliò un orecchio come punizione. Per vendicarsi, Chloe avrebbe avvelenato una torta con estratto di foglie di oleandro, causando la morte della moglie di Woodruff e dei loro 2 figli. Oltre a Chloe, altri presunti fantasmi della Myrtle's Plantation includono bambini che si ritiene siano morti nella proprietà, un uomo chiamato William Winter, che fu assassinato sulla veranda della casa, e uno schiavo impiccato in seguito a una rivolta. Molti visitatori e proprietari della piantagione hanno raccontato di aver avuto incontri con queste entità, tra cui avvistamenti, suoni inspiegabili e oggetti che si spostano da soli. La Myrtle's Plantation è stata oggetto di numerose indagini paranormali e programmi televisivi, tra cui Unsolved Mysteries e Ghost Hunters. Attualmente, la proprietà offre anche tour guidati che raccontano la storia e le leggende della piantagione, attirando appassionati di paranormale e turisti da tutto il mondo. La casa Winchester, nota anche come Winchester Mystery House, è una dimora situata a San Jose, California, costruita dall'ereditiera Sarah Winchester, vedova di William Wirt Winchester, che era il figlio del fondatore della Winchester Repeating Arms Company, una delle più grandi aziende produttrici di armi da fuoco dell'epoca. Dopo la morte di suo marito nel 1881, Sarah Winchester si trasferì dalla costa orientale degli Stati Uniti a San Jose e iniziò a costruire la sua casa. Si diceva che Sarah fosse ossessionata dall'idea che le persone uccise dalle armi Winchester la perseguitassero, e un medium le avrebbe consigliato di costruire una casa per placare gli spiriti. Così, la costruzione della casa continuò ininterrottamente per 38 anni, dal 1884 fino alla morte di Sarah nel 1922. La casa Winchester è un labirinto architettonico, con oltre 160 stanze, tra cui 40 camere da letto, 2 sale da ballo, 47 camini, 10.000 finestre e 2.000 porte. La sua costruzione è caratterizzata da una serie di stranezze e caratteristiche insolite, come stanze senza uscita, scale che portano al soffitto, porte che si aprono sul nulla e finestre che si affacciano su altre stanze. Si credeva che queste caratteristiche insolite fossero state progettate per confondere e disorientare gli spiriti maligni. Oltre alla sua struttura bizzarra, la casa Winchester è anche famosa per le sue presunte attività paranormali. Alcuni visitatori e dipendenti hanno riferito di aver sentito passi, sussurri e rumori inspiegabili, mentre altri sostengono di aver visto apparizioni spettrali e oggetti che si spostano da soli. A causa di queste storie e della sua storia unica, la casa Winchester è diventata una popolare attrazione turistica e meta per gli appassionati di fenomeni paranormali. Poveglia è un'isola situata nella laguna di Venezia, in Italia. L'isola ha una storia oscura e travagliata che risale a molti secoli fa. Durante il Medioevo e il Rinascimento, Poveglia fu un luogo di quarantena per le persone affette dalla peste e da altre malattie infettive. Si stima che oltre 100.000 persone siano morte sull'isola durante i vari focolai di peste che colpirono Venezia nel corso degli anni. Molti corpi furono bruciati in enormi pire funerarie, e si dice che l'isola sia composta per 1/3 di ceneri umane. Nel 1922, un ospedale psichiatrico fu costruito sull'isola, aggiungendo ulteriori tragedie alla sua storia. Le condizioni all'interno dell'ospedale erano terribili, e i pazienti venivano spesso sottoposti a crudeli trattamenti e sperimentazioni. Secondo alcune leggende, un medico dell'ospedale avrebbe condotto esperimenti di lobotomia su pazienti vivi. Si dice che il medico si sia poi suicidato, gettandosi dal campanile dell'ospedale dopo essere stato tormentato dagli spiriti dei pazienti che aveva maltrattato. Oggi, Poveglia è abbandonata e off-limits ai visitatori senza un permesso speciale. Tuttavia, le storie di attività paranormale sull'isola sono numerose.
Molti sostengono di aver visto o sentito presenze spettrali, tra cui urla e lamenti di dolore. Alcuni racconti parlano di un'atmosfera opprimente e di una sensazione di tristezza e angoscia che pervade l'intera isola. Le leggende e le storie di fantasmi che circondano Poveglia hanno contribuito a renderla un luogo di interesse per gli appassionati di paranormale e di storia macabra. La sua oscura storia e l'aura di mistero che avvolge l'isola continuano a suscitare interesse e fascino in tutto il mondo.